Buongiorno a tutti voi amici, oggi mi cimenterò nella preparazione di una ricetta molto particolare, elegante e raffinata. Si tratta delle paste Elena, soffici tortine di pan di Spagna tipiche di Favara, farcite con una delicata e aromatizzata crema di ricotta. Fanno parte dell'arte pasticcera siciliana e vengono preparate in onore ad esempio di eventi speciali, ricorrenze, feste sia religiose che civili e incontri ed occasioni speciali. Mi sono documentata e leggendo alcune notizie relative a questo dolce, a quanto pare furono chiamate proprio così perché la regina d'Italia Elena di Savoia, moglie del re Vittorio Emanuele III, assaggiando questo dolce lo apprezzò moltissimo. Iniziamo la preparazione, quindi versiamo nella planetaria o nella ciotola dello sbattitore elettrico 4 uova con 150 g di zucchero, un pizzico di sale e facciamo andare fino ad ottenere una morbida crema con le fruste ovviamente alla massima velocità. Io ho lasciato andare lo sbattitore elettrico così per 20 minuti consecutivi. Nel frattempo, per non avere tempi morti, ci prepariamo tutto quanto appunto sul tavolo, sul piano di lavoro, ossia la scorza del limone biologica grattugiata, la teglia grande del forno con un foglio di carta da forno e poi successivamente pesiamo anche 150 g di farina 00. Una volta ottenuta quindi una bella consistenza spumosa delle uova con lo zucchero, vedete, dovranno appunto scrivere come si suol dire, potremo aggiungere la scorza grattugiata del limone biologico che abbiamo ricavato poco fa e quindi con una spatola incorporiamo anche la farina poco per volta con movimenti dal basso verso l'alto setacciandola sul momento. Così come appunto vi sto mostrando in video, guardate che bell'impasto, spumoso, omogeneo e bellissimo. In questo frattempo accenderemo il forno e lo faremo preriscaldare. Adesso è il momento di versare il composto nella teglia precedentemente rivestita con la carta da forno e cuociamo il pan di Spagna per 15 minuti a 160 gradi, mi raccomando livellandolo bene, vedete, proprio così come sto facendo io. Nel mentre che il pan di Spagna sarà in forno, anche qui per non avere tempi morti, setacceremo 500 g di ricotta bella fresca di pecora, dopo averla fatta scolare per bene, e aggiungiamo a questa 150 g di zucchero e poi la scorza grattugiata di mezzo limone biologico, amalgamando bene dapprima con una forchetta e poi con le fruste elettriche. Riponiamo la crema così ottenuta all'interno del frigorifero. Nel frattempo appunto il pan di Spagna avrà terminato e ultimato la cottura, lo sforniamo, tagliamo l'estremità per regolare bene i bordi e ricaviamo con un coppapasta del diametro di 6 circa 8 cm tanti cerchi appunto dello spessore di 1,5 cm. Se notiamo che sono più alti, allora li dovremo tagliare un pochino o anche a metà, dipende appunto da quanto è cresciuto il vostro pan di Spagna durante la cottura, aprendoli ovviamente così orizzontalmente per non farli troppo cicciotti. Ovviamente tutto questo si fa quando il pan di Spagna è intiepidito. Adesso mettiamo sul fuoco un pentolino con acqua e zucchero per preparare lo sciroppo utile poi a creare la bagna. Diciamo gli ingredienti più o meno, io sono andata a occhio, sono circa 100 g d'acqua e 50 g di zucchero, ecco. Nel frattempo tritiamo anche 50 g di mandorle tostate creando una granella non troppo fine e con un pennello da cucina bagniamo ben bene i dischi di pan di Spagna. Sopra uno dei due dischi aggiungiamo abbondante crema di ricotta con l'aiuto di una sac à poche e mettiamo poi sopra il coperchio, chiamiamolo così, l'altro disco di pan di Spagna. Una volta assemblati procediamo con la decorazione laterale, quindi con una spatola rivestiamo bene tutto il cerchio laterale di altra crema di ricotta in modo tale che poi
Quando andremo a rotolare il disco all'interno della ciotola contenente la granella di mandorle si attaccherà per bene e dopodiché adagiamo sul piattino o sul vassoio e procediamo appunto con la decorazione superiore con abbondante pioggia di zucchero a velo, ma sono dei veri bocconcini paradisiaci, si sciolgono in bocca e sono elegantissimi da vedere, da servire nelle tavole anche per il post pranzo della domenica. Ah, ma sono incredibili, io me ne sono innamorata all'istante. Faremo lo stesso procedimento con tutti quanti i nostri dischi di pan di Spagna, sempre così come vi ho spiegato e come appunto adesso vedete anche durante quest'altra decorazione. Ecco, non vi preoccupate se dovesse esserci poca crema di ricotta all'interno della sac à poche, vedete, così come è successo a me in questo momento. La regoliamo semplicemente con la spatola e poi sovrapponiamo appunto i due dischi e procediamo sempre così come vi sto mostrando, quindi con la decorazione laterale, con tutta quanta la crema di ricotta buonissima e poi giriamo, praticamente rotoliamo la nostra girella sopra la granella delle mandorle, sempre adagiata sul piattino e sempre una bella e abbondante pioggia di zucchero a velo. No, vabbè, questo passaggio adoro, è paradisiaco anche soltanto a riguardarlo. Le nostre paste Elena sono prontissime, ditemi che non sono uno spettacolo. Così come spettacolare questo momento catartico della forchetta che affonda nella tortina. Che meraviglia ragazzi, guardate l'interno che cos'è. Ovviamente essendo un dolce che contiene una crema di ricotta andrà conservato all'interno del frigo perché la ricotta è delicata, semmai dovesse arrivarci all'alba del giorno dopo. Ovviamente io dovevo assolutamente personalizzare questa ricetta e quindi ho creato altri due dischi con la deliziosa crema Novi, quindi la crema di nocciole, che meraviglia! Queste si chiameranno paste Mami, non più paste Elena. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!